8 castori hanno fatto risparmiare più di 1 milione di euro al governo ceco. 1 milione di euro è tantissimo. E come? Facendo quello che gli riesce meglio, ovvero costruire una diga. E no, non è l'inizio di una barzelletta, ragazzi, è tutto vero. Mentre noi stavamo aspettando i permessi necessari per una burocrazia lunghissima, i castori ci sono arrivati molto prima e boom, così in 1 o 2 notti hanno tirato su ciò che noi esseri umani avremmo impiegato anni e anni a realizzare. Ma la domanda è: come fanno i castori ad essere esperti nella costruzione di dighe? Cioè, dove hanno imparato a farlo? E così in questo nuovo episodio di Incontri Selvaggi io voglio parlarvi proprio dei migliori ingegneri ambientali del mondo, anche se nessuno di loro è andato mai all'università. Comunque sia, i castori ci offrono un sacco di benefici a livello ecologico e ambientale. Però prima di partire io voglio ringraziare chi ci ha lasciato un super thanks spontaneamente. Per chi di voi voglia farlo trova qui sotto il bottone con il cuoricino e questo è veramente un modo enorme di supportare la nostra produzione e continuare a migliorarla. Grazie davvero e grazie anche a chi è nuovo e si iscriverà a questo canale. Avrete sicuramente sentito parlare di questa banda di 8 castori che in pochissimo tempo ha risolto un bel problemino. Allora, siamo in Repubblica Ceca, dove c'era bisogno di una diga sul fiume Klabava. E la diga cosa avrebbe dovuto fare? Avrebbe dovuto evitare che i sedimenti e l'acqua dei 2 laghi vicini, per via del loro pH, creassero problemi alla popolazione locale di gamberi, Astropotamomius torrentium, che è una specie protetta. Fatto sta che la costruzione della diga è rimasta bloccata, ma per 7 anni, vista la lunghissima trafila di permessi, finché poi a risolvere le questioni burocratiche non sono stati i castori e l'hanno costruita loro in 1 o 2 notti, non solo risolvendo il problema, ma portando anche un sacco di benefici a flora e fauna locali e facendo risparmiare un bel milioncino di euro al governo ceco. Ammazza! Insomma, quello che per noi sarebbe stato un lavoro ingegneristico che richiedeva veramente tanto tempo, tante scartoffie, tanta professionalità, per loro è un semplice comportamento innato. Ma quindi, scusate, perché i castori costruiscono dighe? Per capirlo, noi dobbiamo prima spiegare che tipo di animali sono i castori. Sono dei roditori semi-acquatici che quindi costruiscono le tane dentro agli stagni e le dighe servono a tenere al sicuro il rifugio. Appartengono alla famiglia dei castoridi e sono i secondi roditori più grandi dopo i capibara. Capibara. Oggi abbiamo 2 specie, il castoro europeo, Castor fiber, e il castoro nordamericano, Castor canadensis. So che non vedete grosse differenze, lo so, ma tra loro ci sono differenze, principalmente genetiche, proprio a livello cromosomico. Tra l'altro le 2 specie non potrebbero neanche accoppiarsi, ma comunque in generale non immaginatevi dei piccolini, no, anzi, in media superano 1 metro di grandezza e 30 kg di peso, quindi il corpo è tozzo, la pelliccia è impermeabile, la famosa coda, proprio la coda da castoro, è piatta e bella larga. Poi vivono in famiglie ben organizzate. Pensate che una coppia di castori può rimanere insieme per tutta la vita, avendo fino a 4 figli all'anno. Vedete, anche i rifugi sono molto organizzati, l'accesso è garantito, ma solo immergendosi. Qui su c'è un sistema di areazione e al centro della tana c'è una stanza che fa da sala da pranzo e da camera da letto. Ma quindi ok la tana, però cosa c'entrano le dighe? Al contrario di quanto molti pensano, le dighe non sono la casa dei castori, servono solamente a tenere al sicuro la casa dei castori, servono a garantire che il livello dell'acqua resti abbastanza alto da nascondere l'entrata della tana, così da tenere alla larga i predatori tipo orsi, linci, lupi. Quindi, fase 1, raccogliere il materiale necessario e con questi dentoni, che sono duri, un castoro è in grado di abbattere un albero spesso 15 cm in pochissimi minuti. Fase 2, trasportare il tutto al cantiere e qui l'acqua, ragazzi, è un'alleata fedelissima. Fase 3, provvedere alla costruzione del rifugio, cioè con la diga, quindi loro bloccano il flusso d'acqua, ad esempio di un fiume, creando uno stagnetto, uno stagno, e questa pozza garantisce sicurezza della tana e cibo e condizioni ideali per la sopravvivenza. In pratica trasformano l'ambiente circostante in un luogo più sicuro e più funzionale. Piccola curiosità, in Canada si trova la diga più grande del mondo costruita da diverse generazioni di castori. Più precisamente nel Wood Buffalo National Park. Ragazzi, noi stiamo parlando di 775 metri di lunghezza. 775
75, cioè 2 Empire State Building distesi, è enorme. Loro quindi prendono e portano, prendono e portano, e così per tutto il tempo, prendono e portano, è come se sapessero esattamente dove e come posizionare ogni elemento, creando una diga capace di reggere un flusso d'acqua, e vi garantisco che il flusso d'acqua da reggere è molto forte, e non hanno né studiato né sono dei maghi, per loro è un comportamento innato, cioè una naturale tendenza, perfezionata ovviamente nel corso di milioni di anni di evoluzione. Questo che cosa vuol dire? Che i castori che miglioravano il proprio ambiente in modo funzionale hanno ottenuto un netto vantaggio in termini di sopravvivenza e quindi poi di riproduzione. Pensate che questa predisposizione genetica è così radicata in loro che persino quei castori che vivono in centri di recupero della fauna selvatica usano tutto ciò che trovano in giro, tipo non lo so, scarpe, asciugamani, per costruire. Ma c'è di più. L'udito, ad esempio, gioca un ruolo fondamentale, cioè loro appena sentono il rumore dell'acqua che scorre, il loro cervello entra tipo in modalità costruzione compulsiva, costruire senza sosta. È un udito così sensibile che loro riescono persino ad ascoltare il legno. Quindi quando magari stanno rosicchiando i tronchi e sono lì per farli spezzare, loro capiscono che devono darsela a gambe per evitare che rimangano poi schiacciati. E non pensate che si limitino ad usare il legno solo per fare le dighe, perché loro se lo mangiano. Allora, loro adorano il pioppo, adorano la betulla, il salice, e questo loro sgranocchiare è fondamentale anche per i loro dentoni, che altrimenti, ragazzi, crescerebbero a dismisura, diventando praticamente delle zanne lunghissime e quindi poi anche molto poco utili per riuscire a mangiare. Uno dei punti cruciali di tutto quello che ci siamo detti però è il ruolo che poi queste dighe hanno a livello globale, non solo utili alla vita dei castori come abbiamo detto per costruire la loro casetta, cioè la loro tana, ma anche a molte altre specie, compreso l'essere umano. Allora, per farvi un'idea, guardate un attimo questa immagine. Ecco, questo è un confronto che è stato fatto in una zona della penisola di Seward in Alaska. Questo è il corso d'acqua nel 1980 e questo è ciò che è diventato nel 2019. Cioè, voi vedete quanti bacini d'acqua ci sono? È tutta opera dell'ingegneria dei castori. In questo specifico caso, però, l'azione dei castori purtroppo svolge un ruolo nell'accelerare la distruzione dell'ambiente artico. Non sempre però è così, anzi, cioè, le loro infrastrutture in altre zone portano ad un aumento della diversità delle piante, migliorando quindi anche la vita di altre specie animali, oltre che rallentare ad esempio gli incendi, visto che le barriere d'acqua rallentano la propagazione del fuoco. Comunque una modifica che sia positiva o negativa, gigantesca, hanno un impatto enorme. La maggior parte delle volte positivo. Noi esseri umani purtroppo però storicamente non abbiamo molto capito la loro reale importanza, soprattutto perché in alcune zone la costruzione di dighe può entrare in conflitto con le nostre attività, con le attività umane, anche con gli ecosistemi locali. E in Italia ad esempio, ma comunque questo succedeva un po' ovunque, cioè prendo l'Italia ma succedeva un po' ovunque, i castori sono stati cacciati in maniera incontrollata per la carne, per la pelliccia e il castoreo, che sarebbe praticamente una sostanza chimica secreta dalle sacche anali del castoro che è usata per fare i profumi. E già, perché ci piacciono così tanto i profumi? E sempre animali siamo e feromoni sentiamo. La caccia è la causa principale quindi della quasi scomparsa della specie nel nostro paese circa 500 anni fa. In Europa ci sono stati diversi poi progetti di reintroduzione, ma non da noi. C'è da dire però che ultimamente si inizia ad avvistare qualche esemplare anche nel nostro territorio, probabilmente arrivano dall'Austria. Qualcuno è stato visto in Friuli Venezia Giulia, qualcun altro in Lombardia, qualcuno addirittura lungo il Tevere o ancora più a sud. È incredibile se ritorna questa specie anche da noi. E se ti capita di incontrare un castoro, niente paura, sono animali veramente molto timidi e difficilmente si avvicinano a noi. Osservateli da lontano e non disturbate mai la loro diga. Ricordate, quella struttura non è solo indispensabile per la loro sopravvivenza, ma anche un piccolo ecosistema che aiuta proprio la natura a rigenerarsi. Io ragazzi vi ringrazio per essere arrivati fin qui in questo video, ci sarebbero tantissime altre cose da dire come sempre, come su ogni specie ma anche dei castori, quindi se ci sono delle domande come al solito le lasciate qua sotto e noi cerchiamo di rispondere nel più breve tempo possibile e ci vediamo alla prossima puntata.